Ciao a tutti, come state? Spero bene. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Luna e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Nella vita abbiamo tutti delle grandi passioni. Probabilmente la vostra è imparare l'italiano. La mia passione più grande invece è viaggiare. Mi piacerebbe conoscere tutto il mondo. Per questo sul mio canale parleremo di cultura italiana, ma quando sono in viaggio mi piace mostrarvi il mondo attraverso i miei occhi. E allora, adesso sono in Italia, finalmente, dopo quasi un anno negli Stati Uniti, ma prima di partire mi sono fermata a New York e ho deciso di portarvi con me. Durante il video sullo schermo appariranno delle parole in rosso. Ricordate queste parole perché vi serviranno alla fine del video per rispondere ad un piccolo quiz. E allora, siete pronti a venire con me a New York e a imparare l'italiano? Let's learn Italian! Come iniziare una giornata a New York, ma anche nel resto del mondo? Con un caffè. Dopo il caffè sono venuta a fare una passeggiata a Central Park. Vicino a Central Park si trova la New York Society Library, la biblioteca più antica di New York. È la più antica istituzione culturale della Grande Mela ed è stata fondata nel 1794. L'interno è davvero meraviglioso. C'è una bellissima sala di lettura dove puoi consultare libri e riviste importanti. Io ovviamente vado sempre alla ricerca dell'Italia. C'è anche una stanza dedicata ai bambini e 6 stanze private dove puoi leggere o magari lavorare proprio alla scrittura del tuo libro. Per accedere alla biblioteca devi essere un membro, ma ci sono delle esposizioni che sono aperte a tutti. In particolare oggi c'è una mostra dedicata alle più belle copertine di libri di Margaret Armstrong. E cosa si fa se inizia a piovere? Si va al museo. Eccomi al Met, il museo più grande di New York, che si trova sulla Fifth Avenue. Ci vogliono molte ore per visitarlo, quindi vi consiglio di scegliere gli artisti e l'epoca storica che vi interessa vedere. Tra i miei pittori preferiti ci sono Monet, Cézanne, Picasso, Van Gogh. A dire il vero sono tanti, sarebbe impossibile elencarli tutti. Ecco alcune delle opere che mi piacciono di più.
E dopo il museo mi è venuta fame. Mangio qualcosa velocemente e poi ho una sorpresa per voi. Anche i ristoranti qui a New York si sono organizzati e hanno dei tavoli all'esterno dove appunto è possibile mangiare in modo più sicuro. Il Natale 2020 è stato sicuramente diverso da tutti gli altri, ma la città di New York a novembre ha comunque acceso le sue luci e l'albero di Rockefeller Center. E allora l'ultima tappa prima di tornare a casa è proprio la Fifth Avenue per vedere le luci di Saks. È davvero emozionante essere qui per me. Ho sempre desiderato vedere New York nel periodo natalizio. Le vetrine dei negozi sono curate nei dettagli e l'atmosfera è davvero unica. Eccoci di nuovo in Italia. Spero vi sia piaciuta la passeggiata a New York. Ma soprattutto, avete fatto attenzione alle parole in rosso? Vediamo, facciamo un piccolo quiz. Numero 1. Come viene definita colloquialmente in italiano New York City? La grande mela. Avevate indovinato? Vediamo la numero 2. Come si chiama il posto in cui è possibile prendere in prestito dei libri? La biblioteca. Da non confondere con la libreria, che invece è un negozio di libri. Numero 3. Come viene definita una persona che dedica la sua vita all'arte? Può essere una passione o può essere la sua professione. L'artista. Esatto, l'artista. Adesso proviamo a riutilizzare alcune parole in una frase. Quindi non vi chiederò la definizione, ma useremo le parole in un altro contesto. Per esempio, ho organizzato un viaggio da Napoli a Milano. Farò a Roma. La parola che manca è tappa, ovvero una fermata. Mi fermo a Roma durante il mio viaggio per Milano. E adesso l'ultima parola. Ecco la frase. Quando faccio un giro in centro, mi fermo sempre a guardare di Gucci. Avete capito quale parola manca? Le vetrine.
A molte persone piace fare shopping, ma anche semplicemente guardare le vetrine, soprattutto nel periodo natalizio. E adesso è arrivato il momento di salutarci. Grazie mille per essere stati con me. Spero che vi siate divertiti e lasciate un commento in basso e scrivetemi qual è la vostra più grande passione nella vita. Ci vediamo presto. Ciao!